Ciao a tutti! Oggi vediamo un prodotto nuovo di cui si parla tanto e per il quale l'hype generato è molto elevato. Sto parlando delle nuovissime CMF Buds by Nothing, azienda che continua a stupire per l'elevata attenzione che pone al design dei propri prodotti, così che possiamo finalmente ammirare qualcosa di diverso. Queste buds sono delle in-ear a bastoncino dotate di Bluetooth 5.3, un driver dinamico in biofibra da 12,4 mm e tante altre caratteristiche interessanti che approfondiremo a breve. Sono multi-point, offrono caratteristiche di cancellazione del rumore adattiva fino a 42 dB e le specifiche indicano una durata della batteria totale per un massimo di 35 ore e mezza. Ho con me la più iconica delle varianti, quella arancio, ma sono disponibili anche in dark grey e in light grey, nero e bianco. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, un manuale cartaceo in diverse lingue, tra cui l'italiano, che ha una particolarità. In un verso è la guida all'uso e dall'altro verso contiene le informazioni legate alla sicurezza. Sempre in confezione troviamo due ulteriori coppie di gommini, taglia S ed L, la taglia M come sempre è già installata, ma manca il cavetto per il collegamento alla ricarica, quindi occhio che dovrete utilizzarne uno già in vostro possesso. Interessante la scelta di fare l'alloggiamento per i gommini direttamente all'interno della scatola, così da poterli avere sempre in ordine. La custodia è di 5,4 x 5,4 x 2,2 cm, in materiale plastico opaco che non trattiene affatto le impronte e pesa 52 grammi. Non sono enormi ma nemmeno piccolissime, la forma squadrata si sente nella tasca dei pantaloni, ma diciamoli. Sono particolari da vedere, facilmente riconoscibili e a me personalmente piacciono molto. Sullo sportellino abbiamo il logo CMF in rilievo e questa rotella grigia che ha due funzioni. La prima è che grazie a questi due piccoli fori è possibile inserire un laccetto per poterli trasportare più comodamente. La seconda è che se non lo fate, questa rotella è un ottimo passatempo, qualcosa con cui giocare mentre le teniamo in mano. Nella parte frontale abbiamo il LED di ricarica, che si colora di rosso mentre la custodia è in ricarica o di bianco per segnalare tutto il resto. La porta USB-C è posizionata nella parte laterale destra, una scelta particolare questa di Nothing, e subito di fianco notiamo il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. La ricarica wireless non è supportata, ma hanno il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. La costruzione è molto buona e il tutto trasmette una certa sensazione di solidità. Solo la cerniera, essendo decentrata, se forzata tende un po' a far flettere il coperchio. Nulla di particolarmente grave, ma avrei preferito una soluzione diversa, magari con una cerniera un po' più larga. Le plastiche interne sono prevalentemente opache, anche la parte interna del coperchio, che riporta le varie certificazioni, ma non l'incavo della capsula auricolare, che è l'unica parte lucida. Gli auricolari sono messi nella posizione corretta, sdraiati e che guardano verso l'esterno. Così l'estrazione è molto semplice anche per chi ha le mani grandi. Guardate quanto spazio c'è a disposizione e anche portarle alle orecchie è facile, non bisognerà fare movimenti strani. Per una migliore operatività vi consiglio di tenere la custodia leggermente in obliquo, così da facilitare la presa del sinistro. Da notare è anche il sistema di aggancio degli auricolari che è stato studiato bene e consente di non avere mai problemi quando andiamo a riporli nella custodia. Davvero ben fatto. Ultima nota, il magnete del coperchio deve essere di dimensioni generose perché richiede di applicare un po' di forza per l'apertura della custodia e in fase di aggancio fa questo rumore. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto, per la maggior parte opaco, tranne la capsula che invece è lucida. La capsula ha la consueta forma a goccia, ma è leggermente allungata e meno tonda rispetto a tanti altri modelli. E se rimuoviamo il gommino notiamo una protezione in tessuto. I gommini in silicone sono in tinta con l'auricolare e hanno una seconda protezione che evita che lo sporco vada a contatto con la retina in tessuto. Qui molto bene, in questa fascia di prezzo difficilmente si vedono queste soluzioni di protezione. Il bastoncino è opaco tranne la piccola area per i comandi touch delimitata da questo cerchietto lucido e in rilievo che per questo motivo è semplice da individuare al tatto.
Come vedete il logo CMF è serigrafato nella parte terminale dell'auricolare e bisognerà vedere quanto sarà in grado di durare nel tempo. I microfoni sono 2 per auricolare e sono posti in questo modo, uno nella parte interna della capsula e un secondo nella parte terminale del bastoncino dedicato al parlato e protetto da queste rientranze che formano un canale che aiuta nella riduzione del rumore causato dal vento. Hanno il riconoscimento dell'orecchio, quindi l'audio si ferma quando ne estraiamo uno e riprende quando le indossiamo, e ora che abbiamo capito come sono fatti andiamo a vedere insieme come si indossano. Non sono dei pesi piuma, pesano 4,5 grammi e di fatto nell'orecchio se ne percepisce la presenza, ma ad ogni modo, poiché sono ben bilanciati e il peso è distribuito, e grazie anche alla conformazione un po' allungata della capsula, non affaticano e anche nel medio periodo risultano comodi. Come tutte le in-ear si inseriscono nel padiglione auricolare con una semi-rotazione e si portano in posizione. Sarà per la forma allungata della capsula, ma danno la sensazione di non essere saldissime in posizione, cioè si agganciano bene alla forma del padiglione auricolare, ma in alcuni momenti danno come la sensazione di essere un po' sfuggenti. Se volete utilizzarle per la corsa o la palestra, tenete presente questo aspetto. Occludono, anche se non completamente, e i suoni ambientali ne risultano ovattati, ma comunque percepibili. Se attiviamo l'ANC il senso di occlusione aumenta leggermente. Vediamo ora insieme l'applicazione a corredo. L'applicazione Nothing X è disponibile sia per iOS che per Android, per cui questi auricolari potranno essere sfruttati a pieno su entrambe le piattaforme. Consente di vedere la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono inseriti nella custodia stessa. Nella pagina principale mostra 4 pulsanti che portano alle funzioni principali. Il primo è quello dell'equalizzazione, dove troviamo 6 equalizzazioni disponibili più la possibilità di crearne una personalizzata. Tra queste spicca la modalità di racopteo, di cui parleremo in dettaglio più tardi. Le altre sono le classiche che enfatizzano una caratteristica specifica. C'è la possibilità di gestire l'ANC attraverso 3 modalità: chiuso, quindi con ANC spento, trasparenza, che non ha bisogno di molte spiegazioni, e infine cancellazione del rumore, quindi ANC attivo. Di queste ultime 2 modalità avrete notato che non è possibile modificarne l'intensità, quindi avremo solo acceso o spento. L'ultima funzione disponibile in home page è la modalità Ultra Bass, che amplifica i bassi. Qui è possibile disattivarla ovviamente, ma anche modificarne l'intensità da 1 a 5 livelli. Tutte le altre impostazioni minori, sono accessibili tramite l'icona in alto a destra. Qui possiamo attivare il rilevamento auricolare per fermare o avviare la produzione della traccia audio quando rimuoviamo o inseriamo l'auricolare, attivare la modalità a più bassa latenza, abilitare la doppia connessione rendendoli di fatto multipoint e anche controllare a quali dispositivi sono connessi e infine trovare gli auricolari facendoli suonare se li abbiamo persi di vista. È disponibile il controllo circa la disponibilità di nuovi firmware ed eventualmente procedere con l'aggiornamento. A questo proposito rilascerò uno short per illustrare l'intera procedura. Finalmente è un'applicazione ben fatta, moderna, bella da vedere e con quello che serve in primo piano. Davvero complimenti a Nothing che ha investito nel design di questa applicazione, piacevole da utilizzare. Veniamo ai controlli touch e vediamo la configurazione di default, che è comunque modificabile così da ottenerne una più personale. Con il doppio tocco su entrambi gli auricolari possiamo passare alla traccia successiva. Qui possiamo abilitare anche il play pausa oppure l'assistente vocale. Con il triplo tocco possiamo passare alla traccia precedente oppure abilitare l'assistente vocale. Con il tocco prolungato invece abbiamo la possibilità di gestire l'ANC e dalle impostazioni attivare anche la disattivazione, scusate il gioco di parole, oppure il solito assistente vocale. Abbiamo poi un'azione insolita, ovvero doppio tocco prolungato, a cui però non è associata alcuna azione, ma possiamo scegliere tra la gestione del volume e il solito assistente vocale. Una configurazione interessante, tra cui spicca la mancanza del tocco singolo, di cui personalmente non sento la mancanza visto che di solito porta più danni che benefici. Ottima comunque la possibilità di modificare a piacimento le azioni sul singolo auricolare. Ad un primo ascolto superficiale di quelli che si fanno così giusto per avere le prime impressioni a freddo, ho pensato che queste CMF Buds mancassero un po' di corpo, di sostanza.
Controllando nelle impostazioni di equalizzazione ho visto come fosse selezionata di default la modalità di racopteo, che inizialmente non mi aveva convinto e, devo essere sincero, pensavo di avere tra le mani un prodotto deludente, che fosse principalmente marketing e poco altro. Sono quindi andato a vedere quali fossero le caratteristiche di questa tecnologia e ho capito che bisognava attendere. Difatti, Diracopteo ottimizza, e qui sta la chiave, i sistemi a singolo altoparlante risolvendo le limitazioni hardware inerenti ai piccoli dispositivi. Quindi, utilizzando tecnologie come la compressione della gamma dinamica o il controllo automatico del guadagno, Diracopteo consente a questi auricolari di sfruttare al massimo il loro potenziale. Allora il mio consiglio è di non cambiare questa modalità, ma solo di darle il tempo necessario per adattarsi in base alla musica, al volume, all'utilizzo e all'ambiente, così da ottenere un sonoro di ottimo livello. Insomma, il driver da 12,4 mm in biofibra è in grado di offrire un suono soddisfacente, certo non paragonabile ad auricolari di più alta gamma, ma che si difende molto bene. Anche il volume è tarato bene, anche se a volumi molto alti si sente qualche leggera distorsione, ma non è un problema che si pone visto che già all'80% il volume è decisamente alto. Se volete capire meglio come suonano queste CMF Buds, vi consiglio l'ascolto di Someone Somewhere in Summertime dei Simple Minds. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Da queste prove abbiamo capito come la riduzione del rumore fino a 42 decibel garantisca tutto sommato delle buone performance. I rumori vengono attenuati e gli interlocutori riusciranno a sentirci bene in molte situazioni complicate. Certo, non possono performare come delle top di gamma, ma fanno il loro onesto lavoro. Nothing dichiara 8 ore di ascolto non-stop con la soppressione del rumore disattivata. Dai miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, risulta una durata massima di 7 ore e mezza. Considerate che in questa modalità perdono il 10% circa ogni 45 minuti. Mentre se attiviamo la NC dobbiamo considerare una durata inferiore di circa 2 ore, quindi di circa il 25% in meno, ma a parità di codec. In chiamata perdono un'ulteriore ora, scendendo verso le 4 ore e mezza circa con una singola ricarica. Questo le rende in linea con prodotti similari e non ci fa di certo gridare al miracolo. Ad ogni modo, in chiamata perdono circa un terzo della durata complessiva. La batteria è inclusa nella custodia di 460 mAh e facendo un rapido calcolo riesce a garantire ulteriori 4 ricariche e mezza, per un totale dichiarato di poco superiore alle 35 ore. In questo modo potremo evitare di metterle in carica troppo spesso. Ma purtroppo non sono dotate di ricarica wireless, ma hanno invece la ricarica rapida e arrivano addirittura a dichiarare che con 10 minuti si riescono ad ottenere 6 ore e mezza a patto di ricaricarle via cavo attraverso la custodia. Qualcosa di fuori scala, non ricordo altre ricariche fast così veloci, ma bisognerà vedere poi ovviamente l'impatto sulla piccola batteria degli auricolari. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Se siete alla ricerca di un prodotto iconico, facilmente riconoscibile, con specifiche tecniche di tutto rispetto e buone prestazioni, allora queste CMF Buds fanno per voi. Se siete attenti al design e volete a tutti i costi un'applicazione bella da vedere e funzionale, allora a maggior ragione le amerete. Certo, non sono in diretta competizione con prodotti di brand più conosciuti, ma Nothing con questa linea CMF ci sta mettendo di fronte al fatto che con un design ben studiato e caratteristiche tecniche interessanti si riescono anche a mantenere prezzi bassi. Suonano ottimamente, il driver fa un ottimo lavoro e per la fascia di prezzo sono piuttosto complete. Anche l'applicazione a corredo è incantevole, moderna e precisa e offre tutte le funzioni necessarie alla gestione di queste CMF Buds.
Hanno anche una NC che, come abbiamo sentito, offre buone prestazioni, consentendoci di poter partecipare a chiamate con amici e parenti anche se siamo per strada o in mezzo al traffico. Sono comode, non stancano con l'utilizzo prolungato e non affaticano, ma attenzione che, come detto, non danno la sensazione di rimanere ancorate al loro posto, per cui non vi consiglio di usarle per fare sport. E veniamo infine al costo, che di listino è di 39,99 euro, ma online si trovano attualmente in offerta a poco più di 30 euro e se siete interessati all'acquisto vi lascio in descrizione il link diretto. Beh, che dire, di in-ear in questa fascia di prezzo ce ne sono tante, penso alle Oppo, alle Realme o alle OnePlus Nord, ma queste hanno dalla loro non solo le caratteristiche tecniche, in taluni casi migliori, ma anche il design che dà una marcia in più. Come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, ma mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto Soundpeats, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!